Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi cosa faremo? Andremo a realizzare al soutache il gemello di questo orecchino che ho deciso di chiamare un po' per lo stile antica Grecia. Sigla e passiamo subito all'elenco dei materiali ed al tutorial. Naturalmente ci servirà il soutache, ve lo mostrerò dopo, però per realizzare questa forma un pochino particolare avremo bisogno naturalmente di questo elemento centrale che è un mezzo cristallo 12x9, lo vedete? Questa è la sua dimensione, quindi avete bisogno di qualcosa del genere per poter realizzare lo stesso, tra virgolette, motivo. Io questi li ho presi da Hobby per e poi avremo bisogno il perno, ragazze. Alla fine io ho optato, e anche tra i commenti la scelta è ricaduta su questo, che è quello che ho preso da Fortunato del Mondo delle Pietre, quindi questo che secondo me ci sta a bomba, quindi grazie a tutte coloro che hanno commentato. Quindi questi ahimè no. Poi ci servirà naturalmente una piccola pietra sferica pendente, la mia è in onice così satinata. Poi ci serviranno delle coppette e un chiodino, sempre per sostenere questo piccolo pendente. Ci serviranno dei mezzi cristalli, questi sono da 3 mm, ce ne serviranno per ogni modulino 4, 1, 2, 3 e 4. Poi vedete qui di lato ci sono delle Rocale e sono delle 11.0 della Toho. Poi ci serviranno per il cappietto delle 15.0 e ci servirà giusto qualche Rocale nera 11.0 per andare qui a chiudere in questa parte piccolissima. E naturalmente ci servirà il soutache. Tolgo questo e vi mostro il soutache. Allora, come soutache ho scelto due colorazioni, sono tutti e tre di fili e forme. Ho scelto due colorazioni della serie Gustus, le ho tolte ovviamente dalle bustine, quindi non saprei dirvi i colori, però dovrebbero essere questi due colori. E quest'ultima invece, quest'altra colorazione è quella della serie Film Metal, cioè che hanno, vedete, qua c'è un piccolo torchon, che praticamente sono delle piattine soutache che sono rigide, quindi tengono la forma, e io le ho sperimentate qui in questo piccolo modulino, sia nella parte in basso che in queste due, tra virgolette, chiusure. Quindi ho testato, è da 2 mm e si può cucire, ma naturalmente potete fare questa lavorazione anche con il soutache, tra virgolette, questo della Gustus, però diciamo che utilizzando questo più rigido qui vi terrà naturalmente meglio la forma, però tranquillamente lo potete fare. Ok, passiamo subito al dunque. Vi dirò naturalmente quanto soutache tagliare, come iniziare, farò un po' di parte fotografica e un po' vi mostrerò il tutto, e naturalmente non dimentichiamo mai dimenticare l'ago e il filo. Allora, l'ago in questo caso io sto utilizzando un pony da 10 e sto utilizzando del filo di nylon trasparente, ma sto pensando che quasi quasi vado a cambiare, ne metto un Miyuki colorato per mostrarvi la cucitura. In alternativa potete utilizzare anche gli aghi della Tulip, che sono un pochino più cari, e il filo Miyuki. Vi serviranno poi delle pinze, quelle classiche per fare la solina, insomma per infilare il nostro pernetto, e vi serviranno forbicine sempre. Il retro non so se lo mostrerò in questo video, penso di no, altrimenti diventerà stratosferico. E poi della colla io utilizzerò l'Asulit. Naturalmente in questo tutorial non ci vuole la base perché non c'è un rivoli, non c'è un cabochon, ma partiamo da un elemento col filo passante. Sposto tutto e cominciamo. Ok, allora ho tagliato 4 pezzi di piattina più o meno tra i 13 e i 14 centimetri, perché naturalmente andranno accoppiate
una nero e una oro nella parte superiore e una nero e una oro nella parte inferiore. Ho deciso di mettere del filo Miyuki giusto per mostrarvi un pochino meglio. Allora, dobbiamo lavorare con inizialmente, per facilitarvi il lavoro, due piattine che dovranno essere posizionate una in alto e una in basso. Quindi prendete le due piattine nere, guardate naturalmente il verso. Certo, sul nero non è proprio facilissimo, però dovete sempre guardare la V. Non so se si vede, comunque quando vedete la V che forma la trama della treccia, la parte in genere poi quella più liscia a sinistra è quella che dobbiamo andare a vedere. Quindi io prendo le due piattine nere e le accosto in questo modo e dovrò lasciare naturalmente, calcolo più o meno il centro, ok? Il centro, perché il nostro elemento dovrà essere posizionato nella parte centrale e comincio quindi a cucire un pochino esternamente. Quindi se questa è più o meno il nostro centro, ok? Metto vicino e comincio quindi a cucire qui e vedete che lascio libera questa parte di piattina. Ne ho tagliata un po' in abbondanza proprio perché così ci mettiamo in margine di sicurezza. Ho messo il filoro così voi lo vedete molto chiaramente e vado a cucire. Semplicemente unisco queste due piattine in questo modo, salgo e scendo individuando sempre la scanalatura. Quindi io con la camera davanti ho un po' di difficoltà, ma spero che voi insomma vediate chiaramente. Faccio un paio di passaggi, ok? Adesso vado a prendere una piattina oro che va su e l'altra oro che va giù, quindi sistemo un attimo in questo modo, vado sempre a vedere il verso della mia piattina e vado quindi ad inserire lasciando sempre naturalmente una parte libera, quindi vado, accosto ed entro sempre attraverso la mia scanalatura, sempre alla stessa maniera, ok? Vado, ridiscendo e a questo punto vado a prendere l'ultima piattina, l'accosto per mostrare a voi. Naturalmente questo lavoro potrete farlo tutto tenendole tra le mani, ma io per mostrarvi naturalmente accosto e vado ad inserire anche l'ultima piattina. Fate attenzione. Ok, credetemi, è più facile a fare che a dire. Ecco, quindi ripassate un paio di volte individuando tutte quante le vostre piattine, dopodiché avremo firmato la nostra parte centrale. Allora, una volta che avrete fatto un paio di passaggi avanti e indietro, se prendete le vostre piattine e le mettete in questo modo, riuscirete a vedere, insomma, che il verso sia tutto quanto lo stesso. Ok, lasciamo questi liberi e andiamo ad aprire qui nella parte centrale perché dovremo andare ad inserire naturalmente il nostro mezzo cristallo, quindi ci portiamo ad uscire qui al centro, apriamo, quindi divarichiamo, ok, le nostre piattine, prenderò una 11.0, il nostro tra virgolette oliva, cipollottone, no, è un'oliva, ok, vado quindi ad infilare la 11.0, la mia oliva mezzo cristallo, un'altra 11.0 e poi comincio prendendo solo due piattine per non complicarci insomma troppo e vado a stringere in questo modo, stringendo e portando più vicino all'altra estremità e vado a cucire, quindi individuo il centro di quella nera, stringo ma senza esagerare perché non deve fare difetto, non si deve incurvare ed individuo
sempre la scanalatura. Faccio un altro passaggio per fissare bene, spero che si vedano, 1 e 2. Dopodiché io sono uscita dalla 11 e sono andata in alto, quindi faccio l'inverso, esco adesso da qui ed entro nella 11, in modo tale da ancorare la 11 a tutte e 2, insomma, i lati delle piattine. Vado nuovamente, vedete, al centro, sempre nella nostro cipollottone, nella 11, e questa volta vado da quest'altro lato delle piattine. Quindi diciamo che abbiamo fatto il primo passaggio. Quindi abbiamo fatto il nostro primo passaggio. Adesso dobbiamo unire anche la piattina color oro, quindi andiamo a fare un altro punto qui per stringere sempre meglio, perché ci piace insomma che venga un lavoro ben fermo. Ridiscendiamo attraverso sempre le stesse perline, usciamo quindi dalla 11,0 ed accostiamo la seconda piattina oro in questo modo. Vado dall'altro lato, me lo giro per comodità e tengo fermo e vado ad individuare sempre la scanalatura. Dimentico di dirlo, ma quando cucite dovete cucire al centro la scanalatura, ok? Quindi sempre tener presente le scanalature per far sì che in automatico le piattine vengano cucite insieme. Naturalmente io non vi ho detto punti piccoli, punti grandi, perché stiamo facendo solo passaggi di andata e di ritorno, e perché sto utilizzando il filo oro con la piattina esterna oro, e quindi diciamo che ci siamo, tra virgolette, messe in sicurezza. Allora, fatto questo passaggio, ok, che è quello centrale, adesso dobbiamo andare ad inserire i nostri mezzi cristalli. Quindi prendiamo i nostri mezzi cristalli da 3 millimetri e qualche rocaille 11,0. Quindi ci troviamo ad uscire da questo punto, prendo il mio mezzo cristallo da 3 millimetri e badate bene, io sto uscendo da qui in questo modo, perché se esco qui di lato, naturalmente il mezzo cristallo si posizionerà in modo diverso, invece io esco proprio da qui. Incurvo leggermente le mie piattine per vedere dove devo andare a cucire, mi porto il filo sul davanti e mi infilo qui, sempre individuando le due piattine. Giro un pochino il lavoro e ridiscendo. Naturalmente io adesso il filo oro, quindi farò un puntino microscopico e vado sul retro. Spunterò dietro perché naturalmente non voglio assolutamente che si veda il mio puntino oro. Avete visto che ho cucito, ma è stato microscopico, poi casomai ripassate. Come vedete io non vado a chiudere, ma continuo con questa lavorazione. Quindi giro il lavoro per praticità e per mostrarvi meglio, quindi mi sposto perché sono sul retro del lavoro, quindi mi sposto e vado ad individuare le due piattine. Devo inserire una rocaille 11,0, quindi esco prima col filo, prendo la mia 11,0, la porto giù e vado nuovamente, faccio così un pochino con le mani e vado poi ad individuare le due piattine sempre utilizzando la scanalatura centrale. Ridiscendo, sempre puntino microscopico perché ho il filo oro
e vado nuovamente in basso e tiro. Diciamo che abbiamo fatto il primo step. Adesso devo dare un puntino qui al centro, quindi mi sposto attraverso le piattine, tanto questo è il nostro retro del lavoro e non si vedrà assolutamente nulla. Vado, individuo sempre le piattine, la scanalatura e vado, faccio un paio di passaggi avanti e indietro. Diciamo che la prima parte del lavoro è fatta. Adesso quello che ho fatto a sinistra dovrò farlo a destra, perché poi mi dovrò congiungere al centro per fare questo decoro. Quindi quello che avete fatto di qua fatelo dall'altro lato. E naturalmente io non ve l'ho detto, ma quando ho tagliato le piattine ho messo subito un po' di colla, così tra tutto questo girare tra le mani non si sfilacciano, anche se queste non sono piattine che si sfilacciano tanto, però è sempre meglio. Ok, quindi procedete, procedo anche io. Allora, fatta la cucitura naturalmente del mezzo cristallo e della 11.0 anche dall'altro lato, ho cucito attraverso queste piattine, vedete, mi sono portata qui. Adesso prendete le vostre piattine e sistematevele e andate a chiudere al centro. Ho rimesso il filo di nylon perché altrimenti avrei dovuto fare troppi cambio filo, avendo la piattina sudace nera, e semplicemente vado avanti e indietro sempre attraverso la scanalatura, quindi dovete cucire avanti e indietro attraverso la scanalatura. Dopodiché, dopo aver fatto un paio di passaggi, mi porto qui al centro e vado ad inserire la mia rocaille nera, ok? Quindi prendo la rocaille 11.0 nera e vado, la vedete, e vado al centro delle mie piattine, spero che si veda, e vado sul retro. Giro il lavoro per mostrarvi, spunto da dietro e rientro nella 11.0, tiro un pochino e questa volta vado da quest'altro lato, quindi diciamo che ho fatto un ulteriore ancoraggio qui nella parte centrale. Spunto qui nella parte centrale, do qualche punto solo tra le due piattine dorate, spero di essere in camera, e vado a fare un nodino. Nuovamente riprendo solo le due piattine così centrali, giro con il filo attorno all'ago e tiro per fermare tutto quanto il mio lavoro. Taglio perché adesso andiamo a prendere la piattina, quella metallica, e andiamo a fare questo decoro superiore. Quindi tenete ben chiuso questa parte e vado a prendere la mia piattina. Prendete qualche cosa insomma di riferimento. Io nel mio caso prendo il tappo del tubetto dell'Asulit e vado a fare un paio di giri, ok? Vedete che il nostro filo si terrà fermo. Taglio con delle semplici forbici, naturalmente prendiamo le casomai un po' più vecchie, non fate come ho fatto io, e andiamo ad infilare tutte e quattro le nostre piattine e poi andiamo un pochino a stringere in base al nostro archetto. Andate a osservare naturalmente quando andate a fare il gemello dell'orecchino e semplicemente poi andate a girare sul retro. Sistematevela un pochino come più vi piace, incrociate e andate a dare qualche punto di cucitura. Adesso vado a riprendere l'ago e vi mostro che comunque questa piattina può essere cucita. Quindi vado oggi questa parola individuare non mi viene proprio, quindi tengo ferme le due piattine, vedete, passo
e vado a pizzicare la piattina sottostante ed a fermare le due piattine. In questo modo la nostra piattina sarà chiusa e sarà fissata, e vado poi a tagliare naturalmente i lembi in eccesso. E abbiamo fatto la nostra parte superiore. Adesso semplicemente dobbiamo andare a chiudere. Come vedete, io vi ho detto 13-14 centimetri, ma resta in abbondanza, me l'ero dimenticata, quindi faccio un nodino e chiudo. Ho ripreso il filo di nylon trasparente, perché sto lavorando una piattina oro e una nera, quindi diciamo che questo è più pratico, e semplicemente vado a cucire un pochino in qualche punto le mie due piattine. Sempre attraverso naturalmente le scanalature. Non dovrò inserire nulla in questo archetto, ma semplicemente dovrò andare ad accostarlo alla mia lavorazione. Quindi cerco di osservare l'altro orecchino per farlo più o meno, insomma, uguale. Tengo fermo naturalmente la mia parte dietro, mi sposto, cucio qualche altro punto, piccolini sull'esterno, un pochino più grandi quelli all'interno, come sempre, quelli che sono più visibili, insomma cerchiamo di farli piccini. Dopodiché semplicemente vado e fisso, quindi esco da qui, chiudo le due piattine, qui di lato abbiamo sempre la piattina metallica che possiamo andare ad individuare pizzicandola un pochino. Poi naturalmente giro il lavoro per mostrarvi, vado attraverso le piattine, non so come mostrarvi, ok, provo così, spero che si veda, e vado attraverso, vedete, da dietro attraverso le due piattine per fermare questo punto, e riesco. Poi posso andare anche in diagonale, si vede? Sono entrata qui e sono uscita al centro della piattina nera e rientro. Avendo naturalmente il filo di nylon, non mi preoccupo perché non si vedrà assolutamente niente, e quindi diciamo che abbiamo ancorato questa parte. Adesso ragazzi semplicemente è tutta roba ripetitiva, quindi quello che ho fatto da questo lato lo vado a fare da quest'altro, e questa lavorazione la vado a fare in basso identica e precisa. Quindi vi lascio a cucire, ci vediamo tra virgolette a modulino finito e andiamo a fare questa parte sottostante. Vedrete che si va a formare una sorta di cuoricino. Naturalmente sul retro andiamo a tagliare la piattina in eccesso, fate un nodino e da questo punto mettete anche un pochino di colla qui per fermare il tutto e andate nella parte sottostante. Allora, diciamo che abbiamo fatto la parte diciamo del modulo. Adesso procediamo con la parte sottostante. Questo archetto abbiamo detto che ci servirà il filo di soutache, questo con l'anima di metallo, e ci servirà un po' di soutache di colore nero. Dovremo andare a realizzare questo archetto. Naturalmente vedete con la piattina Gustus non viene un archetto ben definito, invece se andiamo a utilizzare la piattina questa metallica ed andiamo a utilizzare, in questo caso questo è uno di quegli attrezzi che si utilizza per insomma fare gli anelli, per le misure degli anelli, allora possiamo andare a, tra virgolette, ad armonizzare il nostro filo intorno. Prendo ovviamente una misura che sia più o meno, io so, qui vedete c'è un diametro di 2 centimetri, quindi mi regolo più o meno di conseguenza. Quindi prendo il mio filo e vado più o meno allo stesso diametro e pizzico un pochino, ok? Come vedete si mantiene rigido. Non so se la dimensione è la stessa, perché comunque io ho calcolato 2 mm esterno, però vedete mi regolo in base al decoro interno, quindi deve andare così. Quindi vedete che è leggermente più grande, quindi ritorno
ritorno e pizzico ancora un pochino. Vado con ago e filo e vado a cucire. Taglio naturalmente questa parte che non mi serve, quindi come primo step vado a fissare con l'ago e il filo la mia piattina. Sapete che c'è un'anima metallica, quindi qui, e poi è da 2 millimetri, dovete veramente beccare. Vedete che io ho cucito e poi ci giro un pochino intorno per fermare. Dovete veramente beccare il centro, quindi tra le due scanalature. Non fa niente se si dovesse leggermente deformare, perché tanto lo andiamo a risistemare. Quindi andate così e stringete. Fate quindi un paio di passaggi tra girare e cucire, in modo da fermare definitivamente il vostro elemento. Prendete poi il filo di sutace, la piattina di sutace nera, e più o meno tagliatene una quantità adeguata, tanto poi questa parte, una volta cucita, questa parte l'andremo a tagliare, perché abbiamo qui nella parte centrale abbiamo già lo spessore del nostro mezzo cristallo, e quindi uno spessore poi col filo di metallo sarebbe complicato. Quindi semplicemente è per tenere fermo il nostro cerchio. Naturalmente andiamo sempre ad individuare il verso delle nostre piattine, spero di averlo individuato, e andiamo a cucire. Quindi accostate semplicemente ed andiamo a cucire. Teniamo fermo, vedete che ho fermato le due piattine e procedo in questo modo. Vado e do dei puntini piccoli all'esterno, ma in realtà li do piccoli anche all'interno, perché se dessi un punto troppo ampio si vedrebbe il filo di nylon. Quindi cerco di andare un pochino in diagonale e di procedere cucendo a, tra virgolette, a zigzag. Vedete, posiziono l'ago in questo modo, individuo la scanalatura e vado. E considerate che questo comunque non è un ago proprio di quelli super sottili, non è un Miyuki, comunque abbiamo detto che è un ago da 10. Sto utilizzando sia quello della Pony, perché ho due aghi pronti già con il filo, e sia quello della Miyuki, perché sto testando gli aghi della Pony che secondo me per il soutache si possono utilizzare. Quindi in questo modo procedete a zig zag, puntini piccoli, individuate la piattina al centro e come vedete si cuce tranquillamente, quindi anche se ha un'anima di metallo comunque si cuce. Si vedono leggermente i puntini di nylon, li ho dati forse anche un po' grandini, ma con la camera davanti, ragazzi, non è semplice. Quindi vado a cucire tutto quanto il contorno. Piccoli punti e procedo così per tutto quanto il nostro contorno. Che dire, super super wow. Poi naturalmente dopo l'andiamo a risistemare se cucendo dovesse leggermente deformarsi, però direi che è veramente super pratica, e per questi usi, come in questo caso, è veramente eccezionale, perché se non abbiamo elementi in metallo per creare i nostri decori, con questa piattina, tra virgolette, possiamo fare comunque degli elementi particolari. Ok, io procedo. Adesso chiudo, fermo, perché tanto questa parte centrale andrà tagliata, vado solo a fissare per bene per stare più sicura. Faccio qualche nodino, vi mostro naturalmente, vedete il filo di nylon, si nota qualche puntino, ragazze, ma se il soutache è cucito qualche puntino da qualche parte si dovrà pur vedere. Come vedete abbiamo sistemato il nostro elemento, quindi semplicemente cucendo. Adesso ce lo posizioniamo come più ci piace, ok, direi che va bene così, e andiamo a dare qualche puntino semplicemente qui
scusatemi, ero proprio fuori camera completamente, spero si sia visto. Dicevo, andiamo a sistemare il nostro elemento, così, in basso, e andiamo a dare qualche puntino di cucitura qui e qui. Tenete fermo e andate a dare qualche puntino, vedete? Quindi prendo tutte quante le 4 piattine. Come vedete ragazzi, il soutache si può cucire, forse si perde un po' di tempo in più, però questo modulo ragazze con la colla non si può fare. Ok, come vedete si è fissato, vado dall'altro lato, faccio la stessa cosa. Ok, abbiamo detto che andiamo a tagliare la parte centrale. Ok, ho cucito, confrontiamo due parti. Adesso la parte più semplice, ragazzi, vi farò qualche scatto fotografico perché mi sembra veramente riduttivo continuare. Inserite sull'ago 4 rocaille 15-0, fate il cappietto e inserite il vostro perno. Allora, il tutorial è finito, gli orecchini come vedete sono terminati, manca il retro, ma sarebbe veramente un video stra lunghissimo. Per qualsiasi informazione commentate pure sotto a questo video oppure contattatemi su Facebook, su Instagram, sui vari social. Nell'info box ci sono tutti quanti i riferimenti per potermi contattare. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è stato abbastanza laborioso ma sono stata veramente felice di condividerlo e di testare queste piattine con anima di metallo. Ok, vi abbraccio tutte ed auguro sempre a tutte buona creatività. Ciao! Un po' con le mani.